Ciao, sono Ina e questa è la mia cucina. In questo video voglio dimostrarvi che realizzare una pietanza priva di grassi animali non significa per forza rinunciare al gusto, perché con una giusta combinazione tra cereali e ortaggi possiamo ottenere qualcosa in grado di soddisfare anche i palati più rustici. Non ci credete? Provate a seguire questa ricetta. 300 g di riso lungo arricchito alla quinoa, 400 g di zucca, 3 carote, una zucchina, un peperone rosso, 8 fette di pomodoro secco, 2 porri, una cipolla lunga rossa, 2 cippolotti, un rametto di santoreggia, un rametto di elicrisio o più comunemente chiamata la pianta del curry, 50 g di radice di zenzero, sale e pepe. Avete tutto sotto mano? Non ci resta che partire! Tagliamo la zucca a listarelle cercando di mantenerci come spessore tra i 3 e i 5 mm. Il modo in cui tagliamo gli ortaggi è importante perché questo determinerà l'aspetto e la consistenza del piatto. Passiamo alle carote. Si comincia affettandole a mo' di salame per poi ricavarne dei piccoli listelli. Le uniamo alla zucca e usiamo lo stesso metodo per i porri e i cippolotti. Per la cipolla rossa, invece, basta un taglio classico. È il momento della zucchina e del peperone. In questa fase, abbinare gli ingredienti dopo il taglio è fondamentale, ma lo vedremo meglio al momento della cottura. Con il taglio abbiamo quasi finito. Giusto il tempo di fare a striscette i pomodori e, per ultimo, ma non ultimo, Sua Maestà lo zenzero. L'acqua per il riso è già sul fuoco. Mettiamo a scaldare un po' d'olio di oliva in un tegame bello grande. Laviamo il mix sotto acqua corrente, servendoci di un setaccio a maglie fine e lasciamolo scolare. Ora che l'olio è bello caldo, mettiamo zucca e carote nel tegame, copriamo e lasciamole appassire per 2-3 minuti. Aggiungiamo i pomodori e copriamo nuovamente. Saliamo l'acqua e, dato che ci siamo, pure i nostri ortaggi. Una bella peppata e possiamo aggiungere il tris di aliace. Andiamo di zenzero, santoreggia e licrisio e rimettiamo il coperchio. L'acqua bolle, caliamo i cereali e impostiamo il timer per 10 minuti di cottura.
Nell'attesa uniamo peperone e zucchina al resto della compagnia. Passati 10 minuti, prima di scolare il mix, mettiamo da parte un po' di acqua di cottura che useremo per dare un ultimo tocco agli ortaggi. Ci siamo, non ci resta che mescolare per bene il tutto. Ed eccolo qua. Bello, vero? Provatelo, non ve ne pentirete. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate. Perciò, se volete, lasciate un commento qua sotto e magari potete pure iscrivervi al mio canale. Ci vediamo al prossimo video! Ciao!